Vi ricordate il vostro primissimo videogioco? Quando avete battuto quel boss che all'apparenza sembrava impossibile? Quando avete scoperto quel segreto che nessuno conosceva? O ancora, quando ci soffermavamo ad osservare nel fronte e retro quelle copertine di immagini di quel videogioco su cui era caduto il nostro occhio? Ebbene sì, oggi voglio parlarvi del ricordo nel videogioco. Pillolini, miei cari pillolini, e benvenuti in questo nuovo video di Player Journey, il format e la rubrica del viaggio del videogiocatore, dove vi narro di videogiochi dal mio personale punto di vista, e pensieri, discussioni e soprattutto condivisione con voi. Prima di lanciarci nel vivo del video e ricordare insieme, abbiamo prima, però, come sempre, la sigla. Comincerei il nostro viaggio marcando la differenza tra ricordo e memoria. Questo perché, seppur inclusi nello stesso ecosistema, non sono propriamente la stessa cosa. Il ricordo è l'atto, il processo o anche il risultato del richiamare alla mente un evento, un'esperienza o addirittura una persona dal passato, sia in positivo che in negativo. È un frammento di vita vissuta ed è strettamente legato alle emozioni dell'essere umano, fattore principale scatenante che poi porterà alla memoria. La memoria, invece, è la capacità biologica del nostro cervello di immagazzinare una serie di informazioni, ovvero collegare con un filo logico tutti quei frammenti del ricordo e costruire un tessuto che ricostruirà l'evento nel modo più reale possibile. Dicendola in parole più semplici e con esempi legati al mondo videoludico, è come se il ricordo fosse un frammento di un processo, come il sentire un suono specifico, un brano, vedere qualcosa di familiare. Potrebbe anche essere un evento specifico accaduto in game, e qui gli esempi si sprecano. Per la memoria, invece, è tutto il processo che si attiverà subito dopo quel richiamo dal passato, risvegliato dalle nostre emozioni. Il contestualizzare e collegare quei frammenti in una serie di eventi, azioni e sensazioni che provammo in quel momento specifico. Insomma, una cosa è certa, sia il ricordo che la memoria sono guidati dalle nostre emozioni e per questo sono qualcosa di strettamente personale. Si può spiegare oggettivamente e scientificamente cosa siano, ma la verità è che ciò si ferma ben presto. Questo perché siamo noi i fautori principali dello spiegare tali memorie e ricordi, attraverso la condivisione di esperienze del nostro vissuto. Questo è un elemento veramente tanto prezioso, perché nessuno avrà avuto la stessa identica esperienza, magari con similitudini, è vero, ma mai al 100% uguale. Questo ci porta a scoprire qualcosa di nuovo, empatizzare con il prossimo e crescere emotivamente, e perché no, anche psicologicamente. Esse hanno anche delle specifiche funzioni. Noi però ci concentreremo solo su quella del ricordo, il soggetto di questo viaggio. Non prima però di presentarvi e condividervi il mio primo ricordo videoludico, le demo della prima PlayStation. Delle innumerevoli che uscirono all'epoca della prima PlayStation ve ne sono due che porto nel cuore e nella mente: Winter Releases 99 del 1999 e Demo 1 Version 4 del 1996. Avevo 4 anni, era sera ed ero a casa di mia nonna materna. Ero seduto sulla sua poltrona e ricordo avesse un tessuto tendente al marrone, con dei rombi neri, uguali a quella del divano. Mio zio, il fratello di mia madre, stava preparando la sua PSX con quei 2 dischi, mentre io smangiucchiavo una Kinder Cereali che mi dava sempre mia nonna. Ricordo della musica principale e dei suoni di conferma e movimento di entrambi i dischi demo.
Successivamente ricordo proprio le demo. Nel primo disco CTR, Tarzan e 2 trailer, uno di Spyro 2 ed uno di Medieval 2. All'epoca mica sapevo si trattassero di trailer. Nel secondo disco il ricordo che salta immediatamente alla mia mente è la demo del primo Crash Bandicoot nel livello Jungle Rollers. Il brano del livello e di quanto mi facessero ridere le puzzole e le animazioni di morte di Crash, soprattutto quella della TNT. Lo chiamavo La volpe che cammina. Mica sapevo si trattasse di un Bandicoot e che si chiamasse Crash. Ci sarei arrivato qualche anno dopo. Sempre dentro questo disco ricordo la demo di Tekken 2, che saltavo sempre perché mio zio aveva il gioco completo. Una demo in autoplay di una gara di Destruction Derby 2, dove mi è rimasto impresso un pupazzone enorme piazzato sopra un cartellone. Ricordo anche di Ridge Racer Revolution e le sue immagini promozionali post gara. E Wipeout 2097. Di questo mi facesse ridere il conto alla rovescia. Non capivo l'inglese, per ovvie ragioni, ma il modo in cui l'annunciatrice diceva i numeri mi faceva ridere. Ultimo, ma non per importanza, ricordo anche dei famosissimi T-Rex e Manta e di come, soprattutto nel primo caso, gli feci slogare la mascella in modi incredibili e di come rimasi catturato nel vederli. Mi sembravano veri. Sono passati ben 26 anni da allora. Molti di quei giochi mi hanno poi accompagnato nel corso degli anni, giocandoli e rigiocandoli all'infinito. Come non citare il buon CTR, uno dei miei titoli di punta e terrore delle mie amicizie. Abbiamo compiuto il primo passo. Ora tocca al secondo. Per parlarvi della funzione del ricordo mi baserò su studi e scritti di psicologi, dato il fatto che io non abbia alcuna nozione e competenza in materia. Le funzioni del ricordo si suddividono in 4 ambiti principali. Costruzione dell'identità. Il ricordo ci fornisce un senso di continuità perché collega insieme tutte le esperienze che abbiamo vissuto, come un filo conduttore. Ciò ci aiuta a definire chi siamo e da dove veniamo. Apprendimento ed adattamento. Il ricordo ci permette di imparare da quelle esperienze passate e così esserci d'aiuto nel problem solving, nel comportamento di fronte a un'esperienza che si ripete o che presenta similitudini, ed ultima, ma non per importanza, per prendere decisioni. Quello stesso filo conduttore di cui parlavamo poc'anzi ci permette di attingere direttamente dalla memoria per costruire un pattern specifico unico dal passato, nel presente e nel futuro, come se fosse una specie di bussola. Ovviamente ciò non è infallibile. Questo perché soprattutto per ricordi di stampo fortemente negativo potrebbe constatare come un ostacolo. Qui però entriamo in un campo strettamente legato alla psicologia e per questo chiudo questa parentesi. Supporto alle funzioni cognitive. Il ricordo funge da elemento di supporto fondamentale per altre funzioni più complesse, come in questo caso. Senza di esso si incapperebbe in notevoli difficoltà sul linguaggio, la percezione, la comprensione, testuale e non, e soprattutto nella capacità di pianificazione. Funzione sociale e di monito. Questa è la funzione che mi piace di più, lo ammetto. In questo caso si fa riferimento alla memoria collettiva, ovvero la condivisione del ricordo con una o più persone. Questo rafforza il legame tra l'interlocutore e chi ascolta e permette anche di costruire una memoria storica che possa anche fungere da monito e da crescita personale per il futuro. Questo è quello che ho trovato al riguardo facendo attente ricerche, ma sicuramente potrebbero esservi altre funzioni che mi sono sfuggite. Se tra di voi c'è qualcuno che sta guardando questo video e ha le conoscenze e competenze necessarie, vi pregherei di enunciare la vostra qui sotto nei commenti. Tornando al videogioco, invece, come potremmo collegarlo a quanto detto? Sicuramente vi saranno già venuti in mente degli esempi specifici legati al vostro passato, ma anche in questo caso vorrei farvi degli esempi. Seppur vero che determinate funzioni del ricordo siano molto più importanti ed impattanti al di fuori del nostro cerchio videoludico, ciò non significa che non abbia uno sbocco anche qui. Per la prima funzione mi viene in mente la cosa più semplice. Una domanda. Cosa fare di fronte a questo ostacolo? Seppur vero che le possibilità siano limitate da elementi come il level design, il codice effettivo e tutti gli altri elementi che compongono un videogioco, ognuno di noi si approccerà differentemente tra un ostacolo e l'altro, partendo dal più impavido e coraggioso che si tufferà a capofitto, fino ad arrivare a quello più meticoloso e strategico, che studierà ogni minimo dettaglio e varerà differenti opzioni. O ancora mi vengono in mente il genere degli RPG, dove, spesso e volentieri, le azioni che compieremo avranno delle conseguenze profonde e su tutto ciò che ci circonda. Anche qui,
È vero che la sospensione dell'incredulità sia più forte e ciò ci permetta di interpretare qualcuno che non siamo, però di base prevarrà il nostro io e ciò ci porterà ad interpretare un personaggio realistico nella fantasia, poiché sfaccettato e non monotematico. Né il classico paladino della luce e del bene, né il villain più corrotto e pezzo di fango esistente sulla faccia della terra. Magari sarà qualcuno di più grigio, come i Jedi. Per la seconda e terza funzione mi viene in mente, banalmente, la strategia e la risposta effettiva ai vari ostacoli ed enigmi che si pareranno davanti. Nonostante ogni videogioco sia peculiare a sé, ogni volta che vedremo un oggetto colorato di rosso e che ricorda la forma di un barile, noi sapremo già che quello esploderà. Se vedremo una colorazione tonale leggermente differente sul bordo di una parete, molto probabilmente potremo scalarla. Quando vedremo una cascata, ci tufferemo a capofitto. Spesso nasconde una zona segreta. Per la quarta ed ultima funzione, invece, citerò qualcosa che sfortunatamente non ha fatto parte delle nuove generazioni, ovvero le sale giochi e le LAN party. Entrambi erano luoghi ben specifici dove poter condividere il ricordo con altri e addirittura scrivere nuovi frammenti. Che essi fossero all'arrivare alla fine del gioco insieme, battere la squadra avversaria o tutti gli altri giocatori, o per totalizzare il miglior punteggio. Da allora abbiamo assistito ad un'evoluzione sempre maggiore, passando prima dal couch co-op, o più semplicemente giocare con almeno un amico insieme nella stessa casa, fino ad arrivare alla componente online, oramai ampiamente sdoganata. Nonostante l'evoluzione dello strumento, però, una cosa è rimasta invariata: la voglia di connettersi e di condividere il ricordo. Nonostante i sopraccigli alzati di dubbi, si è ampiamente dimostrato che anche tramite le componenti online si possono creare legami reali, fisici e non. Ovviamente non tutto è rose e fiori, ognuno di essi porta con sé anche aspetti negativi. In passato poteva capitare di trovare qualcuno che ti rovinasse il gioco perché si piazzava davanti al cabinato e non si schiodava manco con le schioppettate, o al contrario che ti facesse perdere i crediti tramite scamotage per farti perdere. O ancora il classico giocatore poco sportivo che, tra sbraiti e ragliate, ti mettesse a disagio o che, nei casi peggiori, potesse diventare pericoloso. Ad oggi le stesse medesime cose accadono ugualmente, magari con strumentazione diversa, ma ciò dimostra che tutto rimane sempre lo stesso, tecnologia a parte. Un altro elemento negativo che ho notato essersi sviluppato sempre più, però, è quello di non voler attivamente condividere più il ricordo con altre persone, trincerandosi ed isolandosi nel proprio io e cercando di ottimizzare il più possibile il tempo dedicato al videogioco. Devo essere il più forte e raggiungere gli obiettivi nel minor tempo possibile. Coloro che non seguono questa filosofia sono ostacoli da evitare. Essendo sempre stato qualcuno votato alla condivisione, questo mi rattrista molto. Soprattutto sapere quanto questa linea di pensiero sia diffusa e abbracciata. In questa parentesi sul negativo, stiamo toccando un tasto molto spinoso. Per questo motivo ho voluto includerla ugualmente, sia per coerenza e correttezza, sia per portarvi a riflettere. Come dicevo prima, non ho le competenze per entrare così a fondo alla questione, ma anche noi, persone comuni, e Matusa soprattutto, possiamo fare la nostra parte. Mostrare i benefici del condividere il ricordo e le proprie esperienze con il videogioco. Non porterà alcun vantaggio, nessun premio, ma porterà beneficio generale alla persona e di ritorno anche al medium, costruendo insieme una memoria storica che possa includere anche elementi positivi dei nostri tempi, perché ci sono già. Questo è uno dei discorsi a cui tengo di più. Magari in futuro torneremo a parlare di questo specifico argomento con un video dedicato. Per ora però facciamo un passo indietro nel tempo e torniamo con il secondo frammento di ricordo che voglio condividervi. Sulla scia della funzione sociale di monito vorrei citarvi un mio ricordo legato alla saga picchiaduro che mi ha fatto scoprire il genere, Killer Instinct, specialmente il primo capitolo per SNES. Ci sarebbe moltissimo da dire sul mio amato Killer Instinct, di come esso sia il secondo gioco con cui iniziai la mia carriera da videogiocatore, di come abbia contribuito nel mio studio dell'inglese, di come storpiassi i nomi dei personaggi, chiamati in base al loro verso, quando li selezionavi, quando non sapevo ancora leggere. Caso eclatante per me la povera Riptor rinominata Protwar. Però voglio concentrarmi su di un ricordo specifico,
Questo è uno dei videogiochi che collega me e mio padre. Ho un ricordo molto distinto dove un me di 2-3 anni osservava mio padre ed i miei zii giocarci, di come mio zio materno li crepava di mazzut con Jago, Cinder e Spinal, i suoi main, e del personaggio scelto da mio padre, TJ Cambo. Proprio quel personaggio mi ricollega a mio padre. Sapete, quando mio zio mi regalò il suo Super Nintendo con le sue cartucce, mi ci fiondai a capofitto nel giocare tutti quei giochi che giocavo a casa di mia nonna, specialmente Killer Instinct, del quale consumai la cartuccia. Letteralmente, come potete vedere dalla foto che vi lascerò qui a schermo. Seguendo le orme di mio padre, decisi che proprio quel pugile del Bronx sarebbe diventato il mio main, nonché uno dei miei personaggi preferiti. Ovviamente però mi riservai dello spazio per me, e questo portò alla nascita del mio secondo main, il licantropo Saberwolf. Capitava spesso che di sera ci mettessimo lì e macinassimo incontri insieme. Inizialmente era mio padre a vincerli praticamente tutti, salvo qualche volta che mi faceva vincere apposta. Ma con il passare del tempo accadde il classico momento quando l'allievo supera il maestro, e fui io che genuinamente lo misi con le spalle al muro. A furia di essere battuto e di provare e riprovare, cominciai a comprendere le basi del sistema di combo, delle finisher, delle ultra e delle ultimate. Certo, non arrivai a comprendere le meccaniche più profonde dietro ad un picchiaduro, però ricordando a memoria quale combinazione di tasti faceva cosa. Praticamente arrivai quasi a scrivermi una mia personale lista delle combo. Ripensandoci fu una cosa mica da ridere, dato che all'epoca internet era per pochi e non era minimamente alla portata moderna, ed io non avevo una guida strategica del gioco. Ironico, dato che quelle le ricordavo senza problemi, ma una poesia mi metteva a durissima prova. Nonostante mio padre si arrese a non vedere più il suo regno di vittorie, abbiamo comunque continuato a condividere questo importante momento padre e figlio. Ad oggi non abbiamo più avuto modo di scendere sul ring e sfidarci, ma chissà, prima o poi torneremo per disputare un ultimo match insieme e sentire ancora una volta. Sono stati ampiamente citati degli esempi in cui il ricordo è presente nei videogiochi, ma ci sono degli effettivi giochi che trattano, o comunque includono, il ricordo? Certo, e come? Anche qui gli esempi si sprecano, e se mi soffermassi ad elencarli tutti probabilmente il video terminerebbe tra qualche giorno. Per questo motivo mi limiterò a citarne solo alcuni. Prima di farlo, però, ci tengo a specificare che saranno presenti degli importanti spoiler. A schermo vi lascio il timestamp dove termineranno questi esempi, così potete saltare senza rischiar nulla. Se invece siete coraggiosi ed intrepidi, o semplicemente non temete gli spoiler, allora possiamo procedere. Il primo esempio che mi viene in mente è tutto ciò che ruota attorno a Gris, il ricordo della defunta madre della protagonista, elemento fondamentale il quale non le permette di avanzare nell'elaborazione del lutto, tema principale di quest'opera. Nel nostro viaggio all'interno dei vari stadi dell'elaborazione del lutto avremo sua madre come elemento costante e martellante. Un elemento che all'apparenza sembra negativo, dettato dalla motivazione triste dietro ad esso, ma qualcosa di profondamente realistico che ci permette di empatizzare ed interiorizzare meglio qualcosa di naturale, come la perdita di un caro. Un ricordo che da lama tagliente si trasforma in qualcosa di più morbido e con piacevole tepore. Qualcosa che non dobbiamo combattere, ma accettare ed abbracciare, perché esso ci permetterà di rimanere sempre con quella persona, anche se non abbiamo più la possibilità di vederla fisicamente. Il secondo esempio va a Kratos nella sua saga greca. Il suo ricordo è rappresentato da un uomo che, in punto di morte, si affida al dio della guerra Ares per essere salvato. Qualcuno così ossessionato dal potere e dalla conquista che non ha esitato a vendere la sua anima ad un dio. Qualcuno così ossessionato e violento da aver realizzato troppo tardi, nonostante gli avvertimenti, di aver tolto la vita a ciò che aveva di più caro, sua moglie e sua figlia. Tutto in nome di Ares. Questo ricordo rappresenta il trauma di qualcuno che ha smarrito la sua strada e porta sulla sua pelle il peso delle sue azioni. Un monito per poter cercare la redenzione che troverà con l'eliminazione di tutto il Pantheon greco. Per il terzo esempio penso al mio adorato Eastward. Qui di cose da dire ve ne sarebbero parecchie. Rimanendo però nel contesto del ricordo, esso è presente in tutto il world building.
Vivremo il viaggio di John e Sam in un mondo profondamente cambiato da una catastrofe nucleare, ed i rimandi al nostro mondo saranno molteplici e frequenti. I personaggi non conosceranno ciò che per noi è qualcosa di scontato e comune, ma avranno accesso a delle informazioni che gli permetterà di creare un possibile ricordo collettivo di come fosse il mondo un tempo. Questa narrazione trova il suo culmine poco prima di affrontare Solomon e Mother, quando il gruppo di gioco di ruolo, palese citazione a D&D, si rivelerà essere un ricordo del passato e di come le loro memorie fossero rimaste intrappolate dentro il loop temporale e di come fossero grati per averlo spezzato, per permettergli di cedere il passo a coloro che vivono il presente, lasciandoli finalmente di partire con il sorriso. Subito dopo ci sarà il combattimento tra i due cavalieri, Isabel e John, la prima intrappolata nella morsa del dolore e del lutto della sua amata Alva, volenterosa di resuscitarla tramite clonazione, per non rimanere sola ed avere solo il ricordo di lei. L'altro per salvare Sam ed il loro mondo dalla catastrofe e dalla furia di Mother. Ed infine la dualità Sam-Mother. Da una parte abbiamo una parte dormiente di Sam, con poteri pari ad una dea, volenterosa di ripetere il ciclo, resettare tutto quanto e far ripartire il treno infernale Charon, una creatura ancorata al ricordo passato ed alla sua funzione. Dall'altra abbiamo Sam, la bambina in carne ed ossa che riscrive il suo ricordo con John e tutti i personaggi incontrati, un moto di cambiamento che vuole staccarsi dal rito di reincarnazione e da quella funzione passata dedicata all'Apocalisse, una dea dal corpo di bambina che decide di non voler più essere ciò che è sempre stata, ma di essere, semplicemente, Sam. Qualcuno che vivrà ancora ed ancora nel corso dei secoli, ma che, ogni volta, porterà con sé nuovi frammenti del suo ricordo, costruendo una preziosa memoria di tutti coloro che in ogni vita l'hanno accompagnata e non dovendo vivere con il dolore di vedere tutti loro cancellati dall'esistenza per mano sua. Il penultimo esempio che porto alla mente è il mio amato Oddworld, con sorpresa di nessuno. In questo caso il ricordo è un ricordo mancato, sequestrato e corrotto da terzi. È un elemento di una più intricata trama e lore, ma pur sempre presente. I Glaccon hanno volutamente nascosto ai Mudokon schiavi delle loro fabbriche chi fossero davvero e da dove venissero, inculcandogli sin da piccoli che il loro posto era lì, nelle fabbriche, e che dovevano lavorare fino alla loro morte. Chi si ribellava o poneva quesiti avrebbe incontrato una bocca di fuoco. Tra tutti loro, però, un solo Mudokon ruppe questa catena di bugie, un Mudokon dalla pelle blu, Abe. Abe è l'unico ad aver compiuto un viaggio tale da ricongiungerlo con le sue radici e, come si può vedere in Soulstorm, ad aver appreso cosa fecero i Glaccon in passato alla sua gente, del perché siano intimoriti ed ingelositi da loro, dal perché di tutte quelle bugie sul loro passato e sull'esistenza della loro stessa madre. Abe è il perfetto anello di congiunzione tra presente e passato, tra memoria e ricordo. I Mudokon nati nell'industria non conoscono il loro vero ricordo e non hanno la memoria dei loro stessi fratelli sfuggiti alla morsa degli industriali. Nonostante questi nutrissero profondo disprezzo e sfiducia nei loro confronti, Abe portò loro il ricordo di chi fossero, i loro stessi fratelli. È un ponte tra due mondi ed una apripista per la sua gente per ribellarsi a coloro che hanno sempre temuto, rivendicando chi sono e costruendo un nuovo ricordo ed una nuova memoria, coniugando il passato con il presente. Per questo viene detto che sia il messia dei Mudokon. Ci sarebbero molte altre cose da aggiungere, ma mi conviene fermarmi qui. L'ultimo esempio che vorrei citare sono i Final Fantasy. Quasi tutti contengono almeno un elemento riconducibile al ricordo. In questo caso però mi soffermerò su di un capitolo in particolare, nonché il mio preferito, il 9. Qui il tema della memoria e del ricordo permea tutta l'esperienza ed il mondo di gioco. Due mondi in procinto di fondersi che portano con sé ricordi e memorie ben distinte di popoli radicalmente cambiati da continui cataclismi. Cataclismi che hanno portato profondi squilibri su di Gaia per colpa della paura della morte degli abitanti di Terra. Durante gli eventi di gioco abbiamo modo di capire che tutti loro sono frutto proprio di quegli squilibri e di come le anime originali siano state manomesse nel loro comune processo di tornare nel cristallo del mondo per poter rinascere nuovamente. Nonostante ciò, però, la forza degli abitanti di Gaia si è sempre mostrata e, nonostante la vita sia stata resettata più volte per mano di Garland, hanno continuato a scrivere memorie e ricordi per coloro che verranno. Restringendo il campo, possiamo vedere proprio come tutti i personaggi, soprattutto i principali, abbiano il loro ruolo all'interno della memoria e del ricordo, vivi e di come una semplice macchina creata per uccidere
possa risvegliarsi e creare un destino tutto suo, dettate dalle sue scelte. Una macchina senza ricordo e memoria, che decide di vivere per se stesso e gli altri e di accettare l'inevitabile fine che i suoi creatori cercano di evitare. Colui che sceglie, contro ogni previsione, di dedicare la sua breve vita per viverla al massimo e creare ricordi e memorie che vivranno anche dopo la sua morte. Eiko ed il suo fardello di essere l'ultima del clan degli evocatori. In questo caso il ricordo è qualcosa che lei non conosce appieno, ma di cui ne comprende l'importanza. È una bambina che ha dovuto imparare ad adattarsi e a sopravvivere senza avere una figura genitoriale forte, dato che i suoi genitori morirono nell'attacco brutale di Garland, quando lei era ancora in fasce, e suo nonno non troppo tempo dopo. Una bambina che, nonostante sia accerchiata da moguri che la amano, debba affrontare la solitudine e l'impossibilità di avere nuove esperienze al di fuori di Madensari, data la sua fondamentale figura nella preservazione del ricordo e della memoria della sua gente e sui segreti degli Eilodonti, di come Jidan sia stata un'ancora per lei ed il suo salvatore, di come Vivi sia il suo primo e vero amico, qualcuno su cui contare e confidarsi e che è quasi come un fratello minore, e di Garnet e di come la veda come qualcuno da ammirare, nonostante l'iniziale gelosia. Qualcuno che saprai mai non essere allo stesso modo, ma che può insegnarti qualcosa. Nel suo caso, come far emergere la sua dolcezza all'interno del suo carattere peperino. Ho scelto solo questi due personaggi perché sono emblematici per me. Vi sarebbe ancora molto, molto altro da dire riguardante questo gioco. A malincuore, devo fermarmi qui. Ed è proprio l'esempio di Final Fantasy IX ad aprire al terzo frammento di ricordo che voglio condividervi. In questo caso dobbiamo tornare indietro alla vigilia di Natale di ben 24 anni fa. Era il 2002 ed io non sapevo che i miei genitori mi avrebbero regalato una PlayStation 1 da lì a poco. Ricordo molto bene quando mio cugino mi portò un pacchettino rosso di forma quadrata per conto di nostra zia materna, una delle sorelle di mia madre. Preso dall'eccitazione lo aprì e dentro ci trovai lui, Final Fantasy IX. Ero un bambino molto ingenuo e per questo col cavolo che compresi come mai le mie due zie materne mi regalarono entrambe un gioco PS1, una Tarzan, scelto da mia cugina e mio zio, e l'altra Final Fantasy IX. Fui felicissimo, ma un po' mi dispiacque non poterci giocare subito. Per questo motivo mi misi a leggere e rileggere i retro delle copertine ed i due libretti, sognando di potermi tuffare in quei mondi. Retroattivamente devo dire che i miei parenti siano stati dei gran fetenti ad architettare il tutto, soprattutto perché sotto l'albero c'era il pacchetto regalo di mia madre e mio padre, ed indovinate un po' cosa ci fosse lì? Esatto, una PlayStation 1. Dovetti aspettare il giorno dopo, Natale, per aprirlo. Quando lo feci, però, fui al settimo cielo, soprattutto scoprendo che oltre alla console in bundle mi fu preso Crash Bandicoot 3 Warped. Inutile dire che mi sfondai malamente quel giorno, e non solo. Provai tutti i giochi e se mi concentro ricordo ancora tutto quanto come se fosse ieri. Ricordo molto bene come mi affezionai subito a quel bubino di Vivi, di come ammirai Jidan e di quanto mi facesse ridere Steiner. Questa volta li ho pronunciati diversamente perché ho voluto conservare come li chiamavo da piccolo, ben conscio sulla pronuncia non corretta. Final Fantasy IX è un gioco che mi segnò profondamente nella sua interezza, anche se non riuscivo a comprendere appieno tutte le tematiche di gioco e facendo una gran fatica ad andare avanti, non essendo avvezzo al genere e alle sue meccaniche, percepivo l'importanza di tutto quanto. Mi affezionai ai suoi personaggi, specialmente Eiko e Vivi, miei araldi del ricordo, e al mondo di gioco. È uno di quei giochi che ancora oggi, nonostante lo conosca come le mie tasche, riesce sempre ad emozionarmi e commuovermi profondamente. Non scherzo nel dirvi che anche solo le note di A Place to Call Home, il brano del menu principale, faccia il suo effetto.
Magari saranno stati dei fetenti i miei parenti a non avermi detto prima che ci fosse un pattern dietro ai loro regali, ma li devo ringraziare. Il loro piano mi ha permesso di piantare un seme molto importante nella mia vita e nella mia carriera videoludica. Come abbiamo visto sinora, esistono tipologie di ricordo positive e negative, come è giusto che sia. C'è però una cosa che di per sé non è negativa, ma potrebbe diventarlo: la nostalgia. Perché dico ciò? Perché ritengo che provare della genuina nostalgia sia un elemento che ci contraddistingue e che ci permette di trasportare con noi ricordi e memorie di un tempo passato, in linea con quanto detto prima. Ciò però potrebbe diventare una trappola se permettiamo che il ricordo prenda il sopravvento su di noi, sostituendo ciò che stiamo costruendo oggi e che saremo domani, di fatto creando una vera e propria trappola. Esattamente come prima, anche qui ci stiamo inoltrando in uno dei campi legati alla psicologia. Pertanto mi limiterò nuovamente a dirvi la mia, lasciando la parola a chi di dovere per attente analisi. Definita questa piccola parentesi, come possiamo riconoscere questo tipo di trappola? Personalmente penso lo si possa notare soprattutto nella glorificazione del passato, anteponendolo ai tempi moderni come migliori su tutti i punti di vista, di fatto squalificando a priori quel buono che si è ottenuto nel tempo. Dal punto di vista videoludico mi vengono in mente quelle linee di pensiero come "una volta i videogiochi erano fatti meglio" o "una volta i giochi li si faceva per passione". Soprattutto il primo caso potrebbe essere un ottimo ponte per cadere in questa trappola, perché si sta nuovamente anteponendo il ricordo positivo e nostalgico di un periodo storico non più rappresentante la realtà, andando anche a squalificare tutti quei lati ed aspetti negativi che hanno composto quel periodo storico stesso e che in realtà è fondamentale per la memoria storica. Per quanto possiamo trattare il passato come se fosse un idolo d'oro dentro un antico tempio azteco o maya, esso avrà sempre quelle imperfezioni, come sempre stato e sempre sarà. Accettarlo non significa gettare fango sul ricordo, ma concretizzarlo e contestualizzarlo al meglio, per permetterci di analizzarlo retroattivamente e di trarne degli insegnamenti utili al nostro presente, ma soprattutto al nostro futuro. E le software house più famose lo sanno molto bene. Per questo motivo ci ripropongono sempre più spesso operazioni nostalgia con remake o remastered del caso. Sanno molto bene che giocano in casa, perché vanno a colpo sicuro, colpendo proprio lì dove siamo più vulnerabili, nel ricordo. C'è da dire che ovviamente non tutte lo fanno solo ed esclusivamente per la mera pecunia. Sicuramente qualcuno lo fa davvero per preservare il videogioco e portarlo avanti con sé nel tempo. Ciò nonostante, tutte convengono al singolo filo conduttore: fare soldi, perché ovviamente ci deve essere un ritorno economico. In questo caso la trappola è rappresentata dal decidere di premiare di più qualcosa riesumato dal passato piuttosto che qualcosa di nuovo, che magari possa anche attingere dal passato. Ci tengo a specificare che il mio non è un discorso volto al dirvi cosa fare o cosa non fare, tutt'altro. È un discorso analitico perché sono profondamente affascinato dalla mente umana e dal ricordo. Io stesso in primis ho dovuto guardare questa trappola per poterla riconoscere ed analizzare lucidamente. Specifico che non è sbagliato provare nostalgia per qualcosa, l'importante è che essa non sovrascriva chi siete e non detti legge sulle vostre azioni e pensieri presenti e futuri, che non vi alieni ed isoli in gruppi eticamente superiori, ma che vi spinga a condividere con gli altri, specialmente con coloro che non hanno potuto vivere quei periodi come voi. Lo trovo altrettanto affascinante perché lo ricollego ad un certo scrittore e poeta francese del fine Ottocento a cui sono fortemente legato, Marcel Proust, e al suo famoso romanzo a cui sono altrettanto legato, Alla ricerca del tempo perduto. In futuro torneremo su questo argomento legato alla nostalgia, di cui vi spiegherò più nel dettaglio il perché di questa connessione, magari con un bel video dedicato. Per adesso però devo rimanere sul ricordo. E sempre parlando del ricordo, ora vi condividerò il quarto frammento di esso. Questa volta vi parlerò di Oddworld, nello specifico del primo capitolo, Abe's Odyssey.
Sapete, il mio primo approccio con Abe risale nuovamente a ben 26-27 anni fa. Avevo 3 o 4 anni ed ero nuovamente insieme a mio zio materno, il quale stava giocando alla demo su PC. Ricordo molto bene che la prima volta che vedetti il faccione di Abe sbucare dal basso nel menu principale e pronunciare la proverbiale parola Hello. ne fui terrorizzato, tanto da nascondermi dietro la sedia su cui ero seduto. Ricordo che mio zio mi prendeva in giro per questa cosa e cercò di farmi capire che non dovessi avere paura di lui. Inizialmente desistetti e lo osservai da dietro la sedia, ma, poco a poco, quello strano omino blu mi incuriosì sempre più, soprattutto quando spiegava la sua storia nella cutscene introduttiva. Presi confidenza con lui e smise di farmi paura. Senza neanche pensarci troppo, mi ritrovai a premere tasti sulla tastiera e vedere quello stesso Mudokon essere mosso da me, e lì fu piantato uno dei primi semi che sarebbero poi germogliati nel mio amore incondizionato per questa saga. Ammetto che questo sia il frammento di ricordo più buffo, perché pensare che Abe possa far paura fa effettivamente sorridere. Un'altra cosa che vi farà sorridere è scoprire che ricordo molto bene come interpretai quella cutscene introduttiva, come una serie di parole e suoni senza senso, perché ovviamente non comprendevo ancora l'inglese, ed un insieme di immagini verosimili a quelle reali, seppur comunque differenti. Una cosa però fu ironicamente corretta. La voce che Lord Landing, papà della saga e co-fondatore di Oddworld Inhabitants, prestò per Abe e 3/4 del cast di personaggi. Era talmente peculiare e riconoscibile che mi rimase impressa, nonostante non capissi cosa stesse dicendo. Un elemento che mi avrebbe legato alla sua figura e che negli anni successivi avrebbe contribuito a renderlo una delle persone che più stimo, nonché una fonte di profonda ispirazione. E mi viene ancora più da ridere a ripensare che io credessi che Abe's Odyssey esistesse solo in lingua originale, credenza portata avanti soprattutto quando mi fu regalato il gioco completo per PS1 da mio padre e che acquistò al Carrefour vicino a casa mia, quando ancora avevo una sezione dedicata ai videogiochi. Ci rimasi parecchio di sasso quando, anni dopo e tramite internet, scoprì che esisteva anche in italiano. Ma sapete cosa? Meglio così, anche perché la versione doppiata in italiano non mi ha mai fatto impazzire. Ed è proprio sull'accettazione dell'altra faccia della medaglia del ricordo su cui vorrei soffermarmi adesso. Come ampiamente detto, il ricordo è qualcosa di molto prezioso da custodire, ma per rendergli davvero omaggio non dobbiamo far finta che non esistano i lati negativi del contesto storico in cui si attua, ed è proprio lì il fulcro della sua importanza. Dagli eventi negativi traiamo maggiori insegnamenti perché, esattamente come in un videogioco, veniamo sottoposti ad una sfida da affrontare e superare. Tramite essi possiamo interrogarci su noi stessi e riflettere sulle nostre azioni, crescere per diventare la versione migliore di noi stessi. Ed è proprio qui che il ricordo può tornarci utile per il futuro. Ma come lo colleghiamo con i videogiochi? Ebbene, ora è il momento di parlarvi dell'importanza del retro gaming. Nonostante prima vi abbia parlato di come elementi esterni possano usare la figura del ricordo per stuzzicare l'animo umano primordiale e così spingere in vendite assicurate, c'è da dire che la preservazione del videogioco sia una cosa fondamentale, soprattutto se lo intendiamo come arte. Riprendendo proprio il discorso legato al ricordo del futuro, possiamo sfruttare i giochi retro come ponte per una crescita personale ed anche del settore. Ho sempre sostenuto che dal passato si possa sempre imparare qualcosa e per questo motivo sono convinto fermamente che studiare il retro gaming possa aiutarci a costruire un pensiero critico ed analitico più approfondito, integrando al 100% il ricordo e donandogli una nuova vita per rivalutare i videogiochi del passato e per riconoscere eventuali errori o mancanze. Non è solo un modo per preservare ciò che fu ed un modo per rivivere quel ricordo, ma anche una capsula del tempo che ci permette di accrescere il nostro bagaglio emotivo e culturale e di portare anche con noi persone vicine che sono legate al videogioco. Personalmente poi lo trovo anche particolarmente stimolante, cercare di capire cosa abbia spinto gli sviluppatori di gioco X a fare scelta Y, osservare il progresso tecnologico ed osservare guizzi creativi intercettati ben prima che divenissero uno standard, e perché no, anche analizzare i fallimenti, dal più al meno eclatante. Immagino che con questo discorso qualcuno di voi possa sentirsi estromesso perché è non proprio avvezzo al retro gaming. Per questo motivo ci tengo a specificare che nessuno è escluso. Se non doveste sposare questo mio ragionamento o scuola di pensiero, va benissimo lo stesso. Nessuno vi vieta di poter comunque arrivare allo stesso punto ascoltando qualcuno che invece la pensa in modo diverso da voi,
e che magari vede il passato come fonte di studio, a patto che non si professi esperto utilizzando l'IA per farsi riassumere i videogiochi e mentendo sull'averli giocati davvero. Questo non è un obbligo e non deve esserlo. Deve, come sempre, essere una scelta e qualsiasi sia la vostra non è né giusta né sbagliata. La condivisione non prevede giusti e sbagliati, vincitori e vinti, semplicemente un tavolo di confronto dove, appunto, confrontare le proprie conoscenze ed essere disposti a mettersi in dubbio, imparando anche qualcosa di nuovo da chi abbiamo attorno. Preservare è un atto nobile che permette al videogioco di rimanere eterno ed essere approcciato e condiviso da tutti, piccoli o grandi, giovani o vecchi che siano, permettendo anche a noi di raccontarlo agli altri, come una sorta di lascito per coloro che verranno. Per il penultimo frammento di ricordo di cui vorrei parlarvi, dobbiamo citare un'icona del mondo arcade, più precisamente una rana, Frogger, più specificatamente il suo secondo capitolo platform, Frogger 2 Swampy's Revenge, per PC. Ricordo molto bene quanto facevo fatica a non chiedere a mia zia paterna di giocarci sul suo PC quando la andavamo a trovare, e di come ogni volta sembrasse che sia lei che mio zio intercettassero la mia richiesta taciuta, invitandomi sempre a giocarci, richiesta che non potevo rifiutare. Ero talmente preso da quel gioco che ricordo il fatidico giorno in cui mio zio estrasse la custodia del gioco dalla sua torretta di CD e mi disse di tenerlo, perché me lo regalavano. Inizialmente mi sentii in colpa perché pensai di essere stato troppo maleducato ed invasivo nel monopolizzargli il PC ogni volta, ma quando compresi che vollero davvero regalarmelo, allora accettai con estremo piacere. Inutile dirvi che lo abbia divorato in tutte le salse e che ancora oggi rappresenti uno dei miei giochi preferiti. Esattamente come feci per Killer Instinct con mio padre, anche Frogger fu collegato ai miei zii. Non so spiegarvi davvero il perché io abbia sempre ricercato delle connessioni tra il videogioco ed il ricordo di una persona a me vicina. Sicuramente è un mio tratto peculiare e caratteriale, ma non saprei definirvi un motivo specifico oltre a ciò. Questo, insieme ad altre cose, sono il mio modo di tributare e dimostrare affetto verso quella persona a cui attacco il videogioco, per fargli capire o farle capire che per me sia importante. Ad oggi mia zia non è più tra noi, ma porto con me la sua memoria anche tramite Frogger. Le devo molto come nipote e videogiocatore. Nel secondo caso perché è stata la mia seconda figura guida in questo mondo, avendomi fatto scoprire Tomb Raider, Doom, Quake, Unreal Tournament ed il primo Call of Duty, presenti ancora tutt'oggi nella sua collezione che custodisce mio zio. Mi regalò anche Medieval 2 per PS1, qualche mese dopo quel Natale del 2002, come regalo natalizio posticipato, gioco che addocchiai qualche tempo prima mentre eravamo ad un ipermercato con mia madre e mio padre. Ironicamente quella volta capì subito chi glielo disse. Rievocarla tramite questo gioco e gli altri citati poc'anzi è per me un modo per onorarne la sua memoria e continuare a ricordarla. Sia lei che la mia prima figura guida, che potreste aver già capito chi sia, hanno involontariamente piantato in me il seme del ricordo e della sua importanza. Sono fortemente legato ad esso e per questo da moltissimi anni alleno la mia memoria ed il mio ricordo, perché tutte le esperienze vissute e condivise non vadano perdute, sia positive che negative, perché esse sono state e sono tuttora una parte importante nel definire chi sono. Sono sicuro che lo stesso discorso possa valere anche per voi. Ora vi rivelerò un'altra cosa. Il sottoscritto, oggi 9 luglio 2026, sale a livello 30. Sì, tanti auguri a me, eccetera, eccetera. Ma non è questo il punto focale. È il numero e cosa rappresenta. 30 anni sono quel momento nella vita in cui sei, teoricamente, a metà strada. In quel punto in cui puoi sia girarti indietro e guardare il proprio percorso di vita sinora, sia guardare il futuro, i passi che percorrerai. Anche dal fronte videoludico possiamo fare un discorso simile. Possiamo guardare al noi del passato e tutte le esperienze videoludiche che abbiamo vissuto e condiviso, e allo stesso tempo costruirci quelle di domani. Nel mio caso vedo, come un flash, il me bambino, ancora con il pannolino, che gioca al suo primo videogioco picchiettando i tasti del gamepad del Super Nintendo. Vedo anche la mia figura guida chiave,
colui che mi ha indirizzato per primo in questo mondo e che è stato il motore di questa passione, mio zio materno. Sicuramente lo avrà fatto involontariamente, ma per me è stato come un maestro, il punto nevralgico da cui tutto è cominciato e colui che mi ha collegato ai principali esponenti della mia carriera videoludica, colui che per primo ha piantato in me il seme del ricordo nei videogiochi ed il primo che voglio continuare a ricordare tramite essi, tramite il suo lascito, sotto forma di Super Nintendo, parte della sua libreria della prima PlayStation e di suoi giochi per Game Boy. Senza di lui non sarei di certo qui a fare questo video e non si sarebbero collegati tutti i ricordi nelle mie memorie. Volevo che il mio video fosse emblematico, per questo motivo ho deciso di pubblicarlo in un momento così simbolico. È un'effettiva ode ai videogiochi, al ricordo e a tutti coloro che ne hanno fatto e ne faranno parte. Ammetto che la scrittura e la realizzazione di questo video non siano stati semplici. Quando rievoco questi ricordi mi fa sempre molto effetto. È un video un po' più personale del solito, ma spero comunque di essere riuscito a costruire un discorso che possa risuonare in voi e nel vostro ricordo. E quindi, cosa ne pensate di questo argomento? Fatemelo sapere qui sotto nella sezione commenti e se vorrete condividetemi anche un vostro frammento di ricordo. Bene, direi di aver detto tutto. Anzi no, non ho detto proprio tutto. C'è ancora un'ultima cosa da fare prima di concludere questo video. Un annuncio. Esso racchiude tutto quanto detto finora. Dobbiamo però tornare indietro, a dove tutto è cominciato, al primo frammento di ricordo.